Buongiorno a tutti amici e bentornati! Oggi prepariamo insieme le lasagne di zucca. Sono un piatto davvero cremosissimo, golosissimo che vi piacerà un sacco. Prendiamo 2 kg di zucca, compresa anche la buccia. La andiamo ad affettare seguendo le linee della zucca. In questo modo sarà molto più semplice sbucciarla. Togliamo i filamenti e i semi. I semi possiamo anche metterli in forno e poi mangiarli così oppure per preparare delle focacce o del pane fatto in casa. Togliamo quindi la buccia. La sciacquiamo e la tagliamo a pezzetti. Non occorre fare dei pezzi troppo piccoli perché poi a fine cottura andremo a frullare il tutto. Affettiamo grossolanamente anche una cipolla. E un ciuffetto di prezzemolo. Versiamo l'olio extravergine di oliva in una padella capiente. Facciamo quindi rosolare la cipolla. E a questo punto abbassiamo la fiamma o la temperatura e versiamo all'interno anche la nostra zucca. Saliamo, pepiamo e lasciamo cuocere a fuoco medio, coprendo con il coperchio per circa 20 minuti. Nel frattempo ci andiamo a preparare anche la besciamella. Quindi riscaldiamo 1 litro di latte, sciogliamo 160 g di burro e uniamo 100 g di farina. La besciamella per questo tipo di piatto voglio che sia un po' più ricca e soprattutto un pochino più densa. Una volta incorporata la farina all'interno del burro, versiamo il latte bollente. Questo è un trucchetto che ci permetterà di fare la nostra besciamella davvero in pochissimi secondi, perché si andrà ad addensare immediatamente. Quindi sbattiamo con la frusta. Come vedete la besciamella è liscissima e non ci sono grumi. E andiamo ad insaporire con pepe nero, sale e noce moscata. Abbondiamo pure con la noce moscata perché è fantastica. Nel frattempo vi ricordo, se vi va potete lasciare un like a questo video e iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Grazie! La zucca è morbida. Possiamo spegnere il fuoco e possiamo unire la besciamella. Diamo una bella mescolata. E andiamo a frullare il tutto con un mini primer oppure con un robot da cucina, come preferite. È talmente buona che si potrebbe mangiare anche soltanto così.
questo punto aggiungiamo il prezzemolo tritato, così manterrà tutta la sua freschezza e il suo profumo. Prendiamo 300 g di speck e lo andiamo a tagliare a cubetti. Per chi volesse, lo potete comprare anche già a cubetti. Per insaporire ancora di più il nostro piatto, andiamo a saltare lo speck in padella per un paio di minuti, aggiungendo un pochino di olio. In questo modo il sapore dello speck sarà ancora più intenso. Prendiamo una pirofila di 40 cm circa, facciamo uno strato di crema di zucca, uno strato di lasagne, e vi consiglio di utilizzare naturalmente le lasagne fresche perché sono ancora più buone, e procediamo con la stratificazione, quindi crema di zucca abbondante, voilà. Parmigiano, e 250 g di scamorza. Possiamo utilizzare naturalmente anche magari la provola o altri formaggi che vi piacciono. Aggiungiamo anche la nostra dadolata di speck e continuiamo così a stratificare. Io ho fatto 4 strati. Se questa ricetta vi sta piacendo, lasciate un like e commentate. Concludiamo con una bella manciata di parmigiano grattugiato e inforniamo in forno statico preriscaldato a 200 gradi per 40 minuti circa. Ho aggiunto a fine cottura un po' di speck che mi era avanzato. In questo modo non si è asciugato o abbrustolito eccessivamente in forno. Queste lasagne sono davvero super cremose, deliziose. Provatele perché sicuramente tutti i vostri ospiti vorranno fare il bis. Sono buone mangiate appena fatte, ma sono anche più buone mangiate qualche ora dopo. Se vi avanzeranno per il giorno dopo, saranno veramente fantastiche. Vedrete. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, ci vediamo domani con una nuova videoricetta. Ciao!